Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi per parlare del mostro della base da 32 Nm di VNM. Un attimo ragazzi che l'appoggio che pesa tantissimo. Azienda vietnamita che spero abbiate imparato a conoscere visto i tanti prodotti che ho portato sul canale. Oggi siamo qui per parlare della sua prima base Direct Drive. Ragazzi, sottolineo prima base perché è la prima volta che propone questo genere di prodotto, anche se lui con i motori servo lavora già con le postazioni, ed è ragazzi da tanti anni la base che più mi ha stupito. Faccio già un piccolo disclaimer qui nell'antefatto. Questa base nasce per andarsi a contrapporre con il SyncCube 2 Ultimate. Ragazzi, Ultimate, non il Pro, e questo soltanto per andare a insaporire quella che sarà una recensione approfondita per farvi capire cosa offre questo prodotto. Ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, come ho detto nell'antefatto siamo qui oggi per parlare della base da 32 Nm di VNM Simulazione. Prodotto che vi viene consegnato in un packaging e ben protetto da quelli che possono essere urti. Nel caso andatevi a rivedere anche il video che ho fatto dell'unboxing, perché voglio entrare subito nel vivo del prodotto. All'interno della confezione naturalmente troverete il suo alimentatore da 48 volt, 10 A e 480 watt, che si andrà a connettere alla base tramite questo connettore Molex. In realtà dalla vostra ciabatta all'alimentatore ci sarà questo cavo che ha questo pulsante, vedete? Per andare a dare e togliere alimentazione. In realtà non mi fa impazzire, anche perché è complicato gestirlo in maniera pulita sulla postazione, però sono riuscito a posizionarlo nel modo corretto e in realtà soltanto allungando la mano riuscivo a accenderlo e spegnerlo. Sempre all'interno della confezione troveremo il pulsante e stop, ben curato, tutto in alluminio. La parte del pulsante è anodizzata rossa, questo serve a dare e togliere il force feedback. Nel caso voi non giochiate, per sicurezza è sempre meglio quando vi allontanate dalla postazione premerlo. Ci sono due asole da 3 cm per poterlo spostare, trovate voi la posizione più adatta nella vostra postazione. C'è un cavo abbastanza lungo e quindi lo potrete montare comodamente in qualsiasi punto della vostra postazione. Naturalmente cercate di metterlo sempre in una posizione più vicina possibile. Sempre all'interno troveremo il quick release lato base, che dovrete poi voi da soli montarvi sul servo, e mi voglio soffermare un attimino su questo sistema e vi faccio vedere anche il quick release lato volante. È un disegno totalmente nuovo da quelli a cui siamo abituati. Vi faccio vedere anche come funziona, ma manderò dei video per farvelo vedere ancora più nel dettaglio. C'è questa asola qui all'interno, si infila dentro, si chiude e diventa perfettamente e totalmente solido con la parte frontale. Un disegno innovativo e che in più sottolineo, vi faccio vedere, vedete in questa parte qui e anche qui sulla base c'è un alloggio, e in futuro sarà possibile montare un'elettronica che renderà wireless sicuramente tutti i suoi volanti, e vediamo se renderà possibile anche rendere wireless anche altre tipologie di volanti. Però già a livello di design ha integrato un sistema che in futuro si andrà sviluppando. Materiali sempre di prim'ordine per quanto riguarda tutti i prodotti che ho provato fino adesso da parte di VNM, anche poi a livello di tolleranze nulla da dire, sempre perfette, non ci sono giochi da nessuna parte. È anche un sistema molto interessante per come funziona. In realtà quando andrete ad alzare questa levetta, nella parte interna, vi faccio vedere, vediamo se si vede,
questa molla mette in trazione una piattina nella parte sotto che va a stringere tutto quanto il sistema, rendendolo totalmente inamovibile. Aspetto che apprezzo sempre in Ohan è che non va mai a copiare niente che si vede in giro e trova sempre un sistema diverso per innovare nelle sue creazioni. Faccio notare in questo caso che la parte del quick release lato volante che mi è stata mandata ha un interasse da 70, ma penso sia arrivato il momento di parlare del protagonista. Ragazzi, un mostro da 32 Nm. La struttura è totalmente in alluminio, la parte del quick release anche è di generose dimensioni e fa veramente un bel effetto di solidità quando ci andate a montare il volante. A livello di montaggio ci sono 4 fori nella parte frontale, in realtà hanno lo stesso passo dei motori SYNCUBE 2 e infatti ho utilizzato il mount che avevo per il mio SYNCUBE 2 Pro. Arriviamo poi alla parte dietro. Naturalmente abbiamo il connettore di alimentazione, la porta per il pulsante e stop, c'è poi un ulteriore connettore Molex e una porta USB Type-C per future espansioni. Nella parte qui sotto poi il connettore USB di tipo A che permetterà poi la connessione al vostro PC. Entrerei adesso in quella che io chiamo la ciccia. In questo caso nella parte interna abbiamo un encoder da 23 bit di livello industriale. È l'encoder più risoluto che io ho mai provato e devo dire che appena ho acceso la base e ho provato i filtri mi sono subito stupito di come lavorano. L'encoder è importantissimo per far lavorare al meglio i filtri. In questo caso parliamo di oltre 8 milioni di posizioni, che personalmente reputavo già superiore ai 2 milioni, un'esagerazione, ma avendo finalmente provato un qualcosa di così esagerato, in realtà la differenza in questo caso è percettibile rispetto anche ai 4 milioni del SYNCUBE 2. Lavorano veramente in una maniera fluidissima. In più questo permette al servo di sapere con maggior precisione qual è il posizionamento dell'asse del motore e fa lavorare ancora meglio tutti i filtri anche del gioco, rendendo sempre reattiva, precisa in modo pazzesco questa base, a livelli personalmente che non avevo mai provato. E faccio in questo punto un piccolo disclaimer: io sono tanti mesi che sto provando questa base e l'ho provata in un momento in cui non era uscito ancora il Reconstruction Filter V2 di SYNCUBE. Non sapevo come funzionava, non sapevo come si sarebbe comportato. Ho provato questa base e sono rimasto stupito della fluidità, del dettaglio pazzesco e sicuramente l'attuazione del filtro ricostruzione che ha questo motore era più dettagliato sicuramente a quello che era il mio SYNCUBE con il Reconstruction Filter versione 1 e questo mi ha fatto approcciare a tutti quelli che sono stati i miei test e le prove con molto stupore, perché è la prima volta che qualcun altro a parte SYNCUBE mi stupisce in quelle che sono le prestazioni pure di un componente. E prima di iniziare a registrare questo video ho voluto rimontare il SYNCUBE 2, riprovarlo con il filtro Reconstruction V1 e poi passare al filtro Reconstruction V2. Ragazzi, quello che è il filtro di smossatura di questo base è molto più simile a quello che è il V2 e quindi ho provato in accesso anticipato quello che è una sensazione totalmente nuova per quello che io conosco come mondo Direct Drive, motivo per cui mi ha lasciato a bocca aperta. Non sapevo neanche io che pensare, perché ho provato tantissime basi, ogni volta mi davo un tetto e quel tetto è stato superato. Naturalmente adesso, avendo riprovato il Reconstruction Filter V2, ho capito che anche la strada intrapresa da SYNCUBE è quella che avevo provato anche provando la base VNM e questo mi ha fatto molto piacere e ancora di più mi fa rendere conto che quando ci sono dei miglioramenti oggettivi in alcuni punti, chi sa dove mettere le mani sa la strada da intraprendere. E approfitto, ragazzi, in questa parte del video di fare i miei complimenti a Ohan. Ho provato tanti suoi prodotti, faccio anche questa piccola divagazione perché in tanti suoi prodotti mi ha lasciato sempre a bocca aperta per delle chicche che ha messo, delle innovazioni, anche qua sul quick release, anche per quanto riguarda il cambio ad H, delle cose del cambio ad H, delle cose del cambio sequenziale. Qua non mi aspettavo di potermi stupire e lui ci è riuscito. E parlando anche con miei amici ben più
addentrati nel mondo più tecnico di quelle che sono poi le componenti, che conoscevano anche Onna, mi hanno confermato che veramente è un ragazzo che a Roma si dice gli fumano, perché effettivamente ha creato un prodotto di un livello altissimo. Ragazzi, mi ricompongo e inizio anche a parlarvi di quello che è la seconda componente importante di un motore. In questo caso lui ha utilizzato un motore servo a 5 poli e, come anche per alcuni aspetti dell'encoder, ho dovuto fare intervenire telefonicamente il mio amico Eugenio Ciullo, vi invito anche a seguire il suo canale, per avere delle spiegazioni, perché io avevo delle sensazioni, ma non capivo com'era possibile e quindi mi sono fatto spiegare tecnicamente alcuni aspetti. Il VNM utilizza un motore a 5 poli, diversi da quelli utilizzati dalla stragrande maggioranza dei suoi competitor. È un motore di carattere industriale, esente totalmente da quelli che sono rumori di nessun tipo, non si sente nessun tipo di rumore quando si utilizza, ma allo stesso tempo è il motore più fluido che io ho mai provato, sia da spento, e già qua mi stupisce, ma anche da acceso. Ha anche dei valori di inerzia molto bassi rispetto anche a motori più piccoli, perché poi, ragazzi, è più grande di quello che è un SyncCube 2 Pro, questo soprattutto in lunghezza, ma anche molto più pesante. Però l'effetto sia da acceso che da spento è di un motore più libero, fluidissimo, e anche a livello di cogging quasi, dico quasi perché veramente se vi ci mettete volendo anche qui si possono sentire, ma anche il cogging il più basso da me mai riscontrato. E anche qui sono rimasto stupito, per questo ho telefonato a Eugenio e ho detto: Eugenio, ma come è possibile? Questo, ripeto, perché io avevo ormai abbastanza radicata, perché sono tanti anni che provo basi e che sto in questo mondo, avevo impostati alcuni parametri con un tetto dal mio punto di vista fino ad oggi insormontabile, e all'atto pratico in questo caso ho riscontrato delle caratteristiche che hanno ulteriormente alzato quella che sarà da domani la mia asticella sotto certi punti di vista. Spero che adesso, con prodotti che possono mettere un pochino più di pepe in questo ambiente, anche altri brand comincino un pochino a tirare fuori i loro jolly. Detto questo, l'importanza di un prodotto la fa anche il software, e nel caso di VNM ha un'interfaccia che gestisce tutto il suo ecosistema nel caso lo possediate, ma ho fatto un video per voi. Eccoci alla UI di VNM, in questo caso la versione 4.4.2.3, che in realtà incorpora anche delle funzionalità beta, ve le accennerò ma non ve ne parlerò. E per quanto riguarda il firmware della base, in questo caso abbiamo la versione 1.0.0.88. Nella parte qui in alto andremo a decidere i gradi massimi di sterzata che dovrà gestire la base. In questo caso rinserisco 900 gradi. E nella parte sotto andremo ad inserire quello che sarà il bump stop. Io di solito preferisco inserire un valore un pochino più piccolo per avere una rampa nel momento in cui arrivo al soft lock. Naturalmente soltanto con autoformula potrebbe capitarvi di arrivare effettivamente al soft lock. Aspetto peculiare di questa UI è che per attivare tutte le modifiche dovrete tutte le volte cliccare appli affinché la base le possa mettere in atto. Nella parte qui sotto abbiamo force setting. Il primo slider va a impostare la forza massima che avremo al momento che arriviamo al soft lock. Io di solito imposto il massimo. Nella parte qui sotto andremo a stabilire nel segnale del gioco il range. Io tendo a impostarlo sempre al massimo di quello che può fare. Naturalmente con i giochi moderni, non so se con qualche gioco più vecchio possa essere utile andarlo a modificare. Come altre volte vi ho spiegato, il range di forze che qualsiasi gioco può gestire va da 0 a 10.000, naturalmente per il destra e meno 10.000 per il sinistra. E infatti, come vedete, potete gestire questo range di valori. Personalmente vi consiglio di lasciarlo sempre al massimo, questo sia per la zona alta che per la zona bassa. Per quanto riguarda overall gain, è la forza effettiva che vorrete far sviluppare alla vostra base. Poi c'è la possibilità tramite questo flag di andare a diminuire quelle che possono essere le forze quando avete un incidente. Quando sento una fortissima accelerazione derivante probabilmente da un impatto,
va ad abbassare in maniera repentina quella che è la forza sviluppata dalla base, evitandovi probabilmente di strapparvi le mani. Poi c'è anche un flag di reverse force in caso ci siano alcuni giochi che leggano una forza al contrario. In realtà nella maggior parte dei giochi che hanno questo genere di problema all'interno c'è già un flag che consente questo, ma volendo lo potete gestire anche dal loro software. Nello schema qui sotto abbiamo smoothness ed è il filtro che va a smussare il segnale, e in questo caso è possibile dare anche dei filtri aggiuntivi a questo filtro. Dal mio punto di vista anche troppo. Infatti ho consigliato a On di togliere anche quelle 3 regolazioni che possono portare in confusione un ipotetico utilizzatore, ma la schermata che vi sto facendo vedere è la schermata avanzata, ci sarà anche la possibilità di attivare una schermata più basic che vi farò vedere più avanti. In questo caso come funziona? Va da un range da 0 a 500, dove 500 è il segnale più puro possibile. Con questa ultima versione è cambiato il modo in cui agisce, è molto più percettibile il cambiamento, andate a settare il valore che più vi piace. La cosa bella che dirò più volte in questa recensione è che anche a valori in cui questo filtro incide di più rimangono sempre molto distinguibili tutti i dettagli. Qui sotto come vedete c'è questo pulsantino, è una cosa che io ho richiesto io soprattutto per questa base da oltre 30 Nm ed è quello che va a ridurre le forze costanti. Sono attivabili con un firmware diverso da questo che io ho già provato. Siamo pesantemente sulla giusta strada, su quello che devo andare a fare. Ci sono ancora delle piccole rifiniture e personalmente preferisco parlarvene più avanti quando questo filtro sarà funzionante nel modo perfetto, ma vista anche le premesse che ci sono state sotto tanti punti di vista, sono convinto che verrà attivato nel modo corretto. Andiamo a chiudere. Nella parte centrale abbiamo la possibilità di attivare quella che è la forza massima, vi apparirà questo alert, cliccate ok. Non c'è modo di rendere automatica questa cosa, tutte le volte che riaprite la sua UI dovrete andare a fare questa operazione. Nella parte sotto vi dirà se il pulsante e stop è premuto o rilasciato, quello che serve per andare a togliere repentinamente la corrente al servo. Sotto va a leggere le temperature interne del servo, ma vi dico l'ho utilizzato non al 100% perché al momento senza il filtro riduzione forza è praticamente quasi impossibile utilizzarlo effettivamente con quella forza, ma ragazzi anche ieri sera ho fatto una sessione di quasi 2 ore, ma neanche tiepido è diventato, quindi nessun problema sotto il punto di vista delle temperature. Nella parte qui sotto abbiamo un menu a tendina dove possiamo andare ad agire su quelli che sono i filtri delle forze costanti. Come vedete sono tutti posti al massimo e il massimo significa neutro, come vi dico sempre. Personalmente anche qui sono regolazioni disponibili ormai su tantissimi prodotti, qua ce ne sono tantissime come ne ho riscontrate sempre anche sul software SyncCube, ti dico sempre non toccatele. Se il gioco lo utilizza si attiverà, se il gioco non lo utilizza non lo utilizzerà. Qui sotto abbiamo il flag magico, quello che va ad attivare il segnale da telemetria. Per attivare tutto il sistema di telemetria dovrete cliccare il flag in questa parte qui, andare su More, cliccare su Telemetry, vi apparirà questa schermata, cliccate base Direct Drive e dovrete andare a scegliere il plugin. In questo momento è possibile utilizzare il segnale da telemetria solo con Assetto Corsa Competizione, R-Factor 2, iRacing e Race Room. Naturalmente cliccate tutte le volte Appli per attivarlo sulla base. Nella parte qui sotto abbiamo l'immagine del volante, possiamo attivare o disabilitare quella che è l'animazione, rifare il centraggio del volante e anche rifar fare una calibrazione dell'encoder. Nella parte qui a destra abbiamo i vari filtri basici del servo, damper, friction, inerzia e spring. Naturalmente spring, come lo dico sempre a 0. Per quanto riguarda questi altri utilizzo il damper a 6, il friction a 9 e l'inerzia a 5. Un aspetto particolare però di questi filtri è che sentirete il modo in cui si attivano solo quando sarete in gioco. In realtà ho chiesto anche a Oan perché personalmente preferirei averli e sentirli in questa circostanza, non devo per forza entrare nel gioco.
in realtà ho notato che una volta entrati nel gioco e riusciti in un qualsiasi gioco, saranno percepibili anche a gioco chiuso. Almeno una volta il gioco va fatto partire. E anche nella parte sotto c'è un coefficiente generale e regolazioni generali su quelli che sono quei filtri lì. Ragazzi, entriamo ancora più nello specifico. Personalmente vi consiglio di lasciare la parte sotto effect tutta così com'è e andarvi a regolare solamente i volumi. Infatti, se voi mettete la modalità basic, eccoci qua, ritorna un sistema molto più semplice e comprensibile di quelle che sono le regolazioni importanti di questa base. Faccio poi notare nella parte qui sotto ci sono diversi profili che potete salvare, aggiungerli, salvarli e naturalmente, come vi ho detto, sempre il pulsante applica per attivare le vostre regolazioni all'interno della base. Ma penso, per quanto riguarda il loro software, di avervi detto tutto. Ragazzi, bentornati. E adesso arriverei anche alle conclusioni finali, andando a giocare anche l'ultimo jolly che mi ha lasciato senza parole, ed è il sistema di force feedback derivante da telemetria. Ve l'ho già accennato quando vi ho parlato del software. In questo caso è attivabile con Assetto Corsa Competizione, iRacing, R-Factor 2 e Race Room. Faccio un piccolo cappello per Race Room perché soprattutto all'inizio ci sono stati dei problemi in cui non riuscivo a far uscire la telemetria dal gioco e avevo delle disconnessioni quando attivavo quella modalità. In realtà, tramite un mio amico Gianluca, ho scoperto che andando a modificare le impostazioni di rete, non mi chiedete perché, del mio PC, sono riuscito ad utilizzarlo anche su Race Room. Ma anche parlando con Oanna, sta cercando di capire quali sono le motivazioni per cui la parte della telemetria ha dei problemi di dirottamento verso la base. Però l'ho provata anche con Race Room. È un modo totalmente diverso di ricevere informazioni dal PC verso la base, basato sulla telemetria del gioco e non sulle normali API force feedback, motivo per cui, per esempio, quando attivate quella modalità, voi all'interno del gioco potete muovere quello che volete, volume o quant'altro, ma la base non recepirà cambiamenti, perché sta sfruttando totalmente un altro canale e quindi tutte le modifiche che vorrete fare le dovrete fare tramite il software. E devo dire che soprattutto Assetto Corsa e Competizione sono quelli che si stravolgono in maniera maggiore rispetto agli altri due, perché in realtà utilizzano l'effetto direct input del damping per l'effetto giroscopico, cosa che in altri giochi è derivante direttamente invece dagli effetti direct input della forza, e quindi c'è un cambiamento più radicale rispetto alla sensazione. Ma devo dire che si accendono ancora di più quelli che sono i dettagli. Ragazzi, nel mondo di Direct Drive ci sono già di base tantissimi dettagli ed è difficile far capire il modo in cui si sentono, perché poi dipende anche dal volume a cui si sentono e il modo in cui vengono interpretati. Lavorando con il sistema di telemetria mi è piaciuto tantissimo. Per quanto mi riguarda non riesco a mettere su un piatto della bilancia meglio o peggio, perché sono cose simili con delle piccole differenze. Lo dovete provare per capire e scegliere voi qual è il sistema che più vi piace. E cerco sempre di rimanere imparziale sugli argomenti in cui ci può essere un gusto diverso, perché non è che il sistema normale sia sbagliato e il sistema telemetria sia quello giusto. Sono due sistemi diversi, due sistemi che tirano fuori un output in un modo diverso che vi dà sensazioni diverse nelle vostre mani. Scegliete in questo caso, se utilizzerete basi VNM, quello che più preferite. Però vi dico, provatelo perché è davvero molto interessante. Finito poi questa parte, dal mio punto di vista, innovativa al momento, perché è l'unico che già ha tirato fuori questo genere di sistema, a livello di sensazioni di guida con volanti piccoli, grandi, medi, perché l'ho provato con tantissimi volanti che ho recensito in questo tempo, perché, ripeto, l'ho provato per tantissimo tempo, proprio perché mi ha talmente stupito che volevo andarci molto a fondo e sono stato a stretto contatto con On anche per alcuni punti importanti, di cui vi parlerò adesso un pochino anche alla fine. Ma a livello di guida il volante è sempre pieno, ricco di dettagli. Il filtro smoothing che ha su questa base permette, sia se lo volete un pochino più accentuato che meno accentuato, di essere sempre ricco di dettagli. E non è una cosa scontata, perché anche fino a ieri sulla base SynCube 1, se si alzava troppo quel filtro oltre il valore 5, si andavano a perdere tantissimo alcuni dettagli, diventando molto gommosi.
In questo caso, come in realtà anche adesso nel caso del Reconstruction Wool 2, anche se lo tenete più alzate, sì, si arrotondano i dettagli, ma rimangono molto nitidi, e anche in questo caso, sia con la modalità force feedback da telemetria che quella normale, sono veramente, veramente nitidi e ben riprodotti dalla base. A livello di forza, ragazzi, qua ne abbiamo in abbondanza. L'ho provato anche con volanti da 32 che vanno a smussare un po' meccanicamente quella che è la forza. Non sono mai riuscito a poterlo utilizzare al massimo. E qui arriviamo a un punto un po' controverso in questo momento, è che questa forza, dal mio punto di vista, è troppa, nel senso in cui non è in nessun modo sfruttabile. Però aggiungo che sotto mia insistente richiesta, OAN è in sviluppo con un sistema per andare a ridurre le forze costanti. In realtà vi ho fatto vedere già nel software, già c'è la casellina con lo slider. Con la versione firmware 88 non è possibile utilizzarla. Io in realtà ho la versione 90 in cui già l'ho attivato, però ancora ci sono delle cose da sistemare, ma anche in quel caso l'indirizzo è stato preso nel modo corretto. Ci sono dei piccoli aggiustamenti per cui abbiamo deciso di non implementarlo in questa recensione, ma sicuramente ne riparlerò in futuro, perché ancora ci sono delle cose da sistemare, ma già sta lavorando. Questo perché, ripeto, volere una base da questa potenza io la voglio sfruttare, non dico al 100%, ma quasi, perché anche il SyncCube 2 da 25 Nm io non lo uso a 25 Nm, ma volendo, utilizzando dei filtri in un determinato modo, potrei utilizzarlo anche a 25. Questo è un po' il concetto in cui con questa base sicuramente non la utilizzerò mai a 32, ma sicuramente a 25, 27 voglio avere la possibilità di poterla utilizzare, e quel filtro aiuterebbe tantissimo questa base a essere utilizzabile. Non rientro nel dettaglio di come funziona, perché poi molti dicono a me bastano 5 Nm. Vi assicuro che con i filtri corretti è bello guidare tranquillamente anche sopra i 20 Nm. Quindi se vogliamo trovare un limite oggi a questo prodotto è questo: un force feedback davvero raffinato. Al momento la totale forza che può sprigionare non è possibile utilizzarla. D'altro canto insisto che l'esperienza di guida è pagante e mi fa presagire, con quelle che saranno anche le basi future che usciranno con meno potenza di questo, ci sarà veramente veramente da divertirsi. E questo perché arriviamo al prezzo. È una base che qui in Italia costa poco più di 1.600 euro. Naturalmente in questo caso con un pulsante stop fatto molto bene, di qualità, ma come ho detto a livello di componentistica è una base che vorrebbe sfidare quello che è il SyncCube 2 Ultimate, proprio per l'encoder e per la tipologia di motore che monta. Quindi immagino anche che quelle che saranno le versioni future avranno prezzi molto più concorrenziali e che daranno nella fascia altissima filo da torcere a brand che sicuramente conosciamo di più. Ragazzi, per chi è rimasto fino a qui, scrivetemi nei commenti se avete qualche domanda più specifica. Ci sarà modo sicuramente di riparlare di questa base, perché anche qui la parte del firmware è in continuo sviluppo, e anche perché la voglio riprovare quando sarà totalmente sviluppato quello che è il filtro che andrà a diminuire le forze costanti. Naturalmente lascerò tutti i link in descrizione per poterlo acquistare, e ci sarà anche un piccolo codice sconto per non pagare la spedizione. Io ringrazio VNM per aver dato fino ad oggi la possibilità di recensire i suoi prodotti, e ringrazio personalmente OAN di credere nel mio canale, ma fondamentalmente sono io che adesso credo tantissimo in quello che sono i suoi prodotti, il suo approccio. Ce ne saranno tanti altri perché ho accesso a tante novità che lui ha in testa, e se prosegue su questa linea di livello tecnologico, ragazzi, c'è da essere molto contenti che esistano queste aziende e queste persone appassionate, perché poi fondamentalmente anche lui è un vero appassionato. Siamo arrivati finalmente alla fine. Vi ricordo un like, un'iscrizione al canale se il video vi è piaciuto. Naturalmente è il modo migliore per supportarmi in questa che è anche la mia ricerca di prodotti nel mondo che possano aumentare il ventaglio delle vostre scelte. E ragazzi, ciao!